on Sunday morning who, instead of staying inside their warm beds, are coming to here to talk about this stuff. So, okay, so this morning we will talk about the insightfulness of mothers of children with autism, and also about the issue of resolution of the diagnosis. So that is our work for this morning. We'll see. Okay. Dunque questa mattina affronteremo i temi dell'insightful nei bambini autistici e il tema del processo di risoluzione della diagnosi. And yesterday you already saw this. You know there are the 4 groups: 1 insightful, 3 non-insightful. But I didn't read you an example of non-insightful. So I want to begin this morning by giving you, I read an example of insightful, but didn't read an example of non-insightful. So I want to begin with this. Ok, siccome ieri abbiamo parlato delle categorie possibili tra l'insightful e i 3 non-insightful e vi ho dato un esempio di una madre capace di insightful, questa mattina vorrei cominciare dandovi un esempio di una madre senza insightfulness. So you can do it, huh? Ok, l'intervistatore chiede cosa passava nella testa del tuo bambino, cosa stava pensando e sentendo. E la domanda si riferisce a un segmento in cui entrambi, la madre e il padre, ad entrambi veniva chiesto di riempire i questionari mentre il bambino stava giocando vicino a loro. La madre risponde: mamma, perché non vuoi giocare con me? Ok, non è cattivo, non è male, giocherò da solo. Mamma, gioca con me. Perché non vuoi giocare con me? Mamma, perché non vuoi darmi la penna con cui stai scrivendo? Ok, allora a volte lei non mi lascia usare la sua penna, ma perché lei non mi dà la penna proprio adesso? Questo è il motivo per cui alla fine le ho dato la penna. Okay. Well, already you see something quite unusual, right? What is going on here? What are you noticing here in this little segment? The focalization is on the mother. Maybe also the focus. No, she's talking about who is she speaking for? For the daughter, of course. Okay, so she's speaking for the child. Lei sta parlando al posto della figlia, come se fosse la figlia medesima a parlare. But she's not saying, I think she was thinking such and so. I think she was feeling such and so. She talks as if she is the child. Lei parla esattamente come se fosse la figlia medesima. Infatti all'inizio ho avuto difficoltà. It was difficult for me to understand if it was the mother speaking or the daughter. Exactly. So, comunque parla al posto della madre, al posto della figlia, come se lei stessa fosse la figlia. Right. And it took Lydia a moment to, I saw you were beginning to translate, and it wasn't clear to you why is she talking like this? This is supposed to be the mother, and she's speaking as if she is the child. Okay? That's not insightfulness. Okay? That is lack of separateness. It is as if she is inside the head of the child, and she knows. She doesn't need to think about it. She knows what the child is thinking. Ok, lei parla come se addirittura fosse nella sua testa e lei parla come se sapesse esattamente cosa passa nella testa della sua bambina. Ok, so now... E l'intervistatore chiede in quale segmento hai visto che lei stava pensando queste cose? La madre, lei ha provato a catturare l'attenzione del padre. La maggior parte delle volte, quando siamo insieme con lei, lei non gli si avvicina. Questo significa che lei era disperata. Lei ha capito che non avrei giocato con lei, così
lei ha provato a catturare la sua attenzione. Lei non si aspettava che lui avrebbe giocato con lei, lo puoi vedere anche, lui non le ha dato attenzione affatto, ha continuato a scrivere e questo è così tipico di lui, essere completamente preso nelle sue cose, nei suoi affari. Lo stesso succede a casa. Diciamo che ho bisogno di preparare la cena e di cucinare o di fare qualcosa in cucina che è pericoloso per la bambina, così io gli chiedo di prenderla, giocare con lei. Quando io gioco con lei mi diverto un sacco e faccio un sacco di cose interessanti per lei, ballo con lei, faccio lavoretti, cose artistiche e creative, faccio queste cose e non giochi ordinari, regolari. E mi prende it takes a lot for me. Yeah, I have to work very hard. Ok, mi prende un sacco di tempo, insomma, devo lavorarci sopra. Sono veramente dedicata a questo, mi ci devo dedicare ed è il motivo per cui lei non ha pensato che avrei giocato con lei con quel martello. Lei sapeva che l'avrei guardata ma che non avrei giocato con lei. Io ho fatto un sacco di giochi con lei, di attività, ma non questo tipo di giochi. Questo sono io, ride, questo è il mio carattere. Hard to translate, huh? Hard to translate because, okay, the question was, where on the video did you see that? Okay. Dove l'hai visto era la domanda del video? Okay, we get a long story that's really not about the video. So if she is thinking what is going on in the child's mind, she should be able to say what on the video indicates that the child is thinking such and so. Ok, se lei veramente pensasse e fosse, diciamo, nei panni, nella mente della bambina, sarebbe in grado poi di indicare rispetto al video in quale parte è riuscita a trovare quello di cui parlava. So an insightful mother has some idea about what the child was thinking and feeling, and it is based on her observation of the child, and she can tell you, oh, I saw it on the video when she was doing such and so. Ok, una madre capace di insightful è in grado di riconoscere poi nei momenti del video quelli in cui si colloca il comportamento del bambino, perché è in grado di osservare il bambino e di riconoscere il suo comportamento. Now here, in this response, the focus very quickly moves to the husband and her argument about the husband, her criticism about the husband, and her talking about herself, and particularly about what a wonderful mother she is, and I do a lot of funny and interesting things with her, I dance with her, I'm a wonderful mother, he's a terrible husband, okay? But what is most important is that this is really not an answer to the question. This is her own thinking, okay? But all we asked her to do is to talk about where on the video you saw that. So I'm not saying maybe her husband is like this, and maybe she is a wonderful mother. This is not what I'm talking about. That is the problem. The problem is shifting the focus from the discussion of the child to other things that are not related to the child. Ok, il problema è che lei sposta totalmente la sua attenzione, quindi ci parla del marito in senso critico, ci parla di lei come madre meravigliosa, probabilmente lo saranno in entrambi i casi, ma non c'è il bambino, cioè la sua attenzione non è rivolta a niente che riguardi il bambino e ci parla più che altro del suo modo di intendere le cose, del suo modo di pensarle rispetto a una realtà che però non è connessa alla domanda che noi le abbiamo posto, cioè in relazione a quel video, a quel frammento che le avevamo fatto vedere. So we need to pay attention to the difference, or let me say it this way. A mother like this may seem to us as if she's very open, and she's sharing with us a lot of her, experience. And isn't it nice that she's so open and so much thinking and all of that? But actually, we pay much closer attention to her capacity
to keep the focus on the child, particularly because we asked about the child. Okay? And the reason we think it's so important is because think about real life. What is this? How does this actually replicate in a certain way the real life in which the child is turning to the mother, needing something, wanting something, whatever, okay? And the mother, really her thought process begins to go about herself, about her husband, about this, about that, just not about the mother. So we think this is kind of a process that might happen in real life. So the child is really not getting the attention, the focus on what he is needing, thinking, asking at the moment. Ok, pensiamo un attimo alla vita reale. Una madre che abbia questo tipo di pensiero difficilmente riesce a focalizzarsi sui bisogni e le necessità reali del bambino. Probabilmente lei I lost a lot. Okay, that's fine. Esatto, questa madre può sembrare molto avvincente, il modo in cui parla è aperta, è una madre che si lascia, insomma, che è coinvolgente nel modo in cui descrive, che pensa, che è aperta alla discussione, però si è davvero perso il focus attentivo del bambino. E poi ha concluso dicendo che se pensiamo alla vita reale, di riportarlo. Ok. Cioè ha fatto tanti pensieri e questo mi sembra proprio importante perché sembra tanto aperta, però in realtà non è risposto Alla domanda. Esatto, è un'apertura che apre troppo, insomma. Ok, sorry, it was a long period, I understand. I needed someone else. Yeah, okay. Thank you. So this now summarizes the problems or why this mother is one-sided. The first thing that you see here is boundary dissolution. The mother speaks for the child, quoting from her thoughts as if the child is transparent, as if the mother is living inside the mind of the child. Ok, queste sono le caratteristiche che più ci portano verso la classificazione della sua trascrizione di intervista a una classificazione unilaterale. E la prima di queste caratteristiche è la dissoluzione dei confini, cioè la madre parla al posto del bambino facendo affermazioni che riguardano il modo in cui lei pensa, ma come se il bambino non ci fosse trasparente, come se fossero proprie però del bambino. Peter Fonagy calls this equivalence mode, which is like what is in my mind and what is outside there is equivalent, is the same, without an awareness that it is really, a hypothesis, a thought that I have about what is going on in the mind of someone else, but I need to check it to see if I'm right or wrong. Ok, Peter Fonagy parla di comportamento equivalente rispetto a questo atteggiamento, che è quello in cui effettivamente c'è una sorta di equivalenza, di trasparenza nelle modalità di intendere il bambino, però senza un reale confronto con il bambino, senza una verifica di quello che viene affermato. The second point is shift of focus, and we talked about that. Talking, being asked about the child, but shifting the focus to talk about herself, her husband, and so on. Ok, la seconda caratteristica, ne abbiamo parlato prima, è lo spostamento di attenzione. Lei parla prima di sé, poi del marito, ma non del bambino, quindi conseguentemente tutti i motivi del bambino e le sue intenzioni restano irrisposti. And the whole package is incoherent, okay? So you feel overwhelmed by all of this, talk, but mostly you don't really learn about the child. So if you read the whole interview like this, pages after pages, and at the end you ask yourself, who is this child? So I've learned a lot about the mother, that she's wonderful. I learned a lot about her husband, that he's terrible. I learned a lot about her ideas about but really the child himself is not quite clear.
Ok, e poi tutto insieme diciamo, ha come ultima caratteristica quella dell'incoerenza, cioè si tratta di quella caratteristica del discorso per cui magari siamo in grado di riscrivere pagine e pagine di intervista senza che nessuna delle affermazioni poi riguardi in maniera specifica il bambino. Imparo molto di quello che riguarda la quotidianità di questa moglie, di quel marito, però mi perdo il mondo interno del bambino. Okay, I want to also now give you an example of the other non-insightful type that I talked about, the disengaged type, okay? Okay. So, this is now an example of disengaged. As you will see, it is very short. That is one of the features of disengaged mothers, is they talk very little about the child. Ok, parleremo anche del disinvestito, è una delle caratteristiche di questi genitori senza insightful è che hanno dei discorsi molto brevi, è una delle caratteristiche più lampanti perché sono molto sintetici. Ok, so you can... Cosa passava nella testa del tuo bambino? Cosa stava pensando e sentendo? E ovviamente anche qui la domanda si riferisce al segmento in cui il genitore riempie il questionario. La madre chiede: cosa stava pensando? Fa una lunga pausa. Non lo so. Un'altra lunga pausa. Sembrava curiosa di trovare quale fosse la fonte del suono, del beep. Oltre a questo, niente in particolare. Ok, dice l'intervistatore, puoi dirmi in quale segmento hai visto la sua curiosità? E la madre risponde: perché si guardava intorno, stava cercando la sorgente di quel rumore. Ok, dice l'intervistatore, così questo è quello che stava pensando. Cosa stava sentendo? E la madre risponde: niente di particolare, stava giocando, tutto qui. L'intervistatore chiede: hai un esempio dalla vita di tutti i giorni in cui tua figlia è curiosa? E la madre, dopo una lunga pausa, risponde: no, lei fa molte cose tutto il tempo e non ho un esempio specifico. L'intervistatore chiede: pensi che questo segmento è tipico del comportamento del tuo bambino? Vedi altre delle sue caratteristiche? Bene, dice la madre, a lei piace giocare, lei gioca un sacco. E poi, oltre a questo, non so altro. Ok. So what do we see that is so characteristic of mothers who are disengaged? First of all, lack of insight, okay? From the beginning, mother says she has no idea what her child may be thinking. So you ask her, what is he thinking? She says, I don't know, okay? Now, interestingly, she doesn't seem to be bothered by not knowing. It's not like she's saying, I don't know. It's hard to understand him. Like, for example, in autism, you might expect. It's hard to know what he's thinking. It's hard to know what he's feeling. She just says, I don't know. Next question. She's not interested in knowing it. She's not, that's a very good point. She doesn't seem to be interested in this whole issue of knowing what's on. So what comes so naturally to really most of the mothers, it's like they feel like it is their job, you know? As a parent, it's your job to figure it out. For these mothers, they don't see it as part of their job. Ok, la prima caratteristica delle madri che disinvestono la loro capacità di insightful è la mancanza di insight, cioè di capacità di guardarsi dentro. Questo è evidente all'inizio quando la madre dice da subito che non ha idea di quello che la bambina stia pensando, però diceva prima il professore che queste madri sembra che non abbiano poi grosso interesse a capirlo, a comprenderlo davvero, un po' come se dicessero va bene, non lo so, non me ne posso occupare più di tanto, passiamo alla prossima domanda. E non sembra di essere nemmeno preoccupata del fatto che lei non riesca a fornire una risposta più piena. Okay, the second thing that you notice is very, very little complexity. Think about how the insightful mother describes the child
with all kind of sides to him, more difficult, more easy, like this, like this. Here we get very shallow, on the surface. The descriptions, he's curious, he likes to play. Example, she says something like, he does many things all of the time. It's really like saying nothing. There isn't really a specific example. You don't have to talk for many, many pages. You can just give an example. Curious? Oh, yesterday I remember, I brought a box and he wanted to see what's inside. That's it. That's enough. You get a check mark for giving an example that supports your statement. But she doesn't seem to be able to do that. Ok, la seconda caratteristica, anche questa abbastanza lampante, è la mancanza di complessità anche rispetto all'esempio precedente. Qui la madre fornisce descrizioni tutte di superficie che non danno un ritratto complesso dell'immagine che lei possiede di sua figlia. Non servirebbe molto per poter prendere sulla checklist il punteggio a questa risposta, basterebbe semplicemente che lei fornisse un esempio, per esempio semplice e anche coerente di qualcosa che succede nel quotidiano. Tutto quello che sappiamo, per esempio, rispetto alla curiosità è che a lei piace giocare. Quando la madre viene chiesta di dare un esempio nella vita di tutti i giorni rispetto alla curiosità della bambina, lei dà una risposta globale che però non va a fondo nel comportamento del bambino.